riforestiamo, riforestiamo e riforestiamo. Ora appena si Proseguiamo un lavoro di agroforestazione che abbiamo già iniziato al bosco di Ogygia. Andiamo avanti su questa linea, avrete già visto probabilmente il video sulla tecnica dell'agricoltura sintropica, la stiamo applicando anche al bosco di Ogygia. In agricoltura sintropica si piantano e si seminano tantissime piantine tutte insieme, alcune poi le lasceremo, altre invece serviranno di supporto per le altre. Abbiamo preparato il nostro vivaio. Si inizia dalla preparazione del terreno, e anzi si inizia dalla progettazione ovviamente, ma quella l'abbiamo già fatta. E quindi adesso andremo a preparare il terreno, prepareremo le piante da mettere e poi ci coordineremo per riuscire ad avere tutti gli strumenti al posto giusto al momento giusto. Quindi cominciamo a variarli, mettiamo l'elicriso come climax basso. C'è susini, al posto di un mirto ci si metterà un susino o un altro mirabolano o un'altra cosa. La nostra riforestazione riguarda una zona di confine, quindi abbiamo creato una prima fila dove staranno le piante un po' più basse, da siepe, cespugli che non possono essere troppo alti proprio perché sono vicini al confine, e poi un po' più là, un paio di metri più là, faremo invece una fila dove gli alberi potranno crescere un po' più in alto, quindi avremo queste due linee di riforestazione sfalsate in altezza. Circa 10, 11, 12, 13... Sto facendo lo schema delle piante da mettere a terra, ok? Lo dobbiamo fare prima su carta perché sono talmente tante che poi ci si confonde. Sì, è più facile dopo poter riprendere la terra, ora che c'è l'erba un po' più alta, se no ce ne rimane meno sul sentiero. T, R, B, C, A. Che sta dicendo Willis? F, T, R, B, C, A. Adesso io posso calcolare quanti fichi mi servono. 1, 2, 3, 4. 4 fichi, pale di fico d'India. Topinambur 1, 2, 3, 4. 4 topinambur. Quanti rametti di rosmarino? 1, 2, 3 e 4. Mi sa che sono tutti 4. Ho fatto 4 cicli completi, capito? Quindi tutte e 4. 4 di tutto mi serve. La spara ci monti di più. Mirabolano potrebbe essere, se detto questo. Questi sono cotogni sicuramente. Più funzioni, Giusto. Già che mi strazia il mirto. Vedrai appena si comincia a fare l'azione di disturbo che strazi. Le azioni di disturbo saranno molto difficili per me perché io soffro un po' quando taglio le piante, invece in questo caso dobbiamo proprio potare in maniera anche abbastanza violenta su delle piante che abbiamo naturalmente individuato per far sì che abbiano una reazione sia per quanto riguarda le loro radici sia per la struttura che prenderanno, una reazione che ravviva il nostro sistema. Stiamo raccogliendo le piante direttamente dal boschetto dove si sono autoriprodotte da sole, cerchiamo di fare con le piante che abbiamo già e le trapiantiamo lungo la fila mettendole molto vicine. Adesso stiamo facendo praticamente lo schema, le appoggiamo tutte una alla fine ogni 20 cm circa. Ok, i burmi e allori vanno 1, 2, 3, qui ci vanno alloro le climax basse e la lavanda. Ok, quindi un visciolo e 4, 5. Mentre noi ci abbiamo dopo il mirto, quindi qua, giusto? sì, più nel mezzo così. Noi ci siamo. Ci siamo incasinati un sacco con le piante. E in più ci abbiamo l'olivello. L'olivello che l'accompagna invece di metterci un altro Cardo, susino, topinambur, sì. biancospino più topinambur. Aspetta, qui ci voglio scrivere che c'è anche un roso. Sembra facile perché ti fai il tuo schema, però poi quando vai a mettere le singole piante, vai a calcolare quante te ne servono esattamente, insomma un po' ci si perde. Comunque no, alla fine è semplice, sarà più complicato forse poi ricordarsi come gestirle, ma lì arriva il bello. Rosmarino, qui ci va un rosmarino. E manca. Ok. Susino, quello.
Bidens, Santolina più Viburno, Yes. Cardo, Yes. Mirabolano, Yes. Topinambur, Mirto più Topinambur, Fico, Susino, Cardo, un Susino e però c'è già il melograno. Mi viene in mente, sarebbe il caso di farla metterla di qua invece. Questa è la parte più divertente. Copriamo le piantine. Usciamolo. Con questo metodo abbiamo scoperto che le piante più sono vicine, più sono contente, più crescono bene, e quindi abbiamo messo una pianta vicino all'altra a una distanza di circa 20-25 cm. In più ci abbiamo messo le cosiddette piante placenta, quindi abbiamo aggiunto dei semi ancora più vicini. Tra l'altro abbiamo la terra in tempera. Sì. Siamo stati anche bravi. In effetti, hai visto, è bastato lavorarla nel momento in cui era asciutta, coperta con il cartone. Quella poca umidità che è passata l'ha resa ancora più morbida ma non bagnata, e il terreno in tempera. No, a volte mantenere i terreni in tempera è più facile di quello che si pensa. La tombola? Alle file seminiamo anche l'aglio, è una pianta, una placenta che ci darà però anche un raccolto, quindi l'aglio in fase di piantagione di nuove siepi va benissimo. Qua ha una funzione di aiuto, in più però ci dà anche un raccolto, e questo aglio ce lo mangeremo al momento giusto. Il prossimo passaggio è creare degli argini di protezione per tutte le nostre piante. Questo momento è un momento molto bello, perché si vede proprio il lavoro compiuto e c'è questo senso di protezione, cioè non abbiamo messo degli alberi sperando che crescano, no? Gli abbiamo dato il massimo che potevamo per farli crescere bene. Allora adesso rifacciamo il conto di quanti alberi ci vogliono per fare l'ultimo pezzo, che comunque sono altri 7 metri mi sa. Siamo alla chiusura dell'ultimo pezzo di solco, abbiamo fatto la nostra linea, ci sono tutte le piantine pronte, adesso facciamo l'ultima fase. Queste povere piantine sofferenti. Allora, me lo conto. Estate non te temo, siccità non me fai un baffo. Speriamo. Perché ho detto cosa, un po' di favino ci sta sempre come il cacio sui maccheroni, lo mettiamo sempre perché è una pianta che attecchisce facilmente, azoto fissatrice, la possiamo disturbare quanto vogliamo, lei si riproduce e ci aiuta a nutrire anche le altre piante. È stata quindi una decisione proprio a caldo quella di iniziare a provare subito questa agricoltura sintropica e vedere che risultati ci dava e soprattutto che sensazioni ci dava, perché in effetti per i risultati dovremo aspettare un po' di tempo. Il lavoro iniziale, per quanto sembri molto faticoso, comunque impegnativo, non è niente di più che un qualunque lavoro in campagna alla fine. Qui non abbiamo praticamente speso un euro, dal punto di vista energetico di carboni fossili non abbiamo consumato niente, abbiamo utilizzato solo e soltanto materiale trovato qui al bosco, quindi è stato molto bello vedere che comunque si può fare una cosa del genere anche davvero senza niente. Come attività pionieristica è sicuramente un qualche cosa di fattibile. È bellissimo, è divertentissimo, fa fare dei moti di ragionamento molto interessanti, perché dobbiamo valutare quello che saranno la crescita delle piante e la gestione che faremo con le piante. Quindi ci fa vedere proprio nel corso del tempo, nella dimensione del tempo, quello che sono lo sviluppo delle piante e del nostro sistema. Qui sotto poi ad aprile andremo a mettere le patate. Sul consiglio di Gennaro, che è il nostro maestro nell'agricoltura sintropica, andiamo a mettere tutti i semi dei frutti che ci stiamo mangiando in questo periodo, ovvero i cachi, abbiamo i semi dei cachi trovati nei nostri cachi e anche i semi di melagrani, ed arricchiamo anche la zona nutritiva e protettiva e andiamo a mettere qua sotto un po' dei nostri rifiuti organici domestici. Invece di metterli in compostiera
li mettiamo in questa compostiera diffusa. Ha analogie con altri sistemi, ha analogie con tutto quello che possiamo vedere comunque in natura, se andiamo a vedere un bosco, una siepe o comunque uno spazio verde lasciato libero dall'impatto umano, è così che si sviluppa. E quindi è bello riuscire a trovare, come dire, un sistema per tradurre quello che è il messaggio che la natura continua a mandarci, ovvero che viviamo nell'abbondanza, solo che siamo abituati a vivere in altra maniera, non lo vogliamo capire e questo dà un senso di tanta abbondanza. È un lavoro che assolutamente consiglio se vogliamo allenarci in quello che è il pensiero sistemico, in quello che è la visione e lo sviluppo di un sistema, perché questo è un sistema che assolutamente ha le sue regole, i suoi pattern che si ripetono e i suoi feedback. Quindi è veramente stato un qualcosa di, per me, positivissimo, lo rifarei domani. Abbiamo fatto ben 20 metri e abbiamo intenzione di fare una seconda fila di altri 20 metri. Ci siamo proprio impegnati. Con questo ennesimo esempio spero che vi abbiamo fatto venire voglia di piantare alberi. Sono importanti questi alberi, Carlo. Importantissimi. Piantate, piantate senza pietà. Assolutamente. Ci siamo stancati? No, ci siamo divertiti. Divertitevi anche voi. A presto, ci vediamo al prossimo video. Che la radice sia bianca, che la zolla sia nera, che insieme siano couscous, che l'agrario dice il vero. Dipende, e che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco. Dipende, dipende.